11 novembre 2025, eccoci giunti al 12° meeting di AOG Italia. Proseguiamo imperterriti nonostante le difficoltà. Oggi a tenerci in vita è Matteo Borroni, uno dei membri storici del gruppo, se non sbaglio è con noi già dalle primissime battute, credo abbia iniziato a seguirci già dall'inizio, da ottobre 2024. Ed è sempre stato un assiduo partecipante ai nostri incontri. Stavolta ha preso coraggio e per questa sua prima presentazione di questo tipo ha deciso di parlarci di una sua applicazione che ha a che fare con le classi, l'XML e la fatturazione. Sembra un mix alquanto interessante, per cui senza ulteriori esitazioni gli cedo schermo e microfono. Matteo, a te. Grazie, grazie Alessandro, grazie di essere qui stasera. Sono Matteo Borroni, abito a Vobarno, vicino al Lago di Garda, a qualche chilometro dal Lago di Garda, ho 54 anni e sviluppo con Access da una trentina all'incirca. Inizialmente come dipendente di un'azienda che faceva materie plastiche, per bottonifici, quindi per realizzare i materiali che poi andavano nei bottoni sulle nostre camicie, sui nostri pantaloni, e poi via via fino ad oggi. Inizialmente venni in contatto con una piccola applicazione in Access fatta da uno dei titolari dell'azienda dove lavoravo, e da lì ho cominciato a prendere confidenza con Access, ho cominciato a fare qualche esperienza con i database, e da lì fino ad oggi ampliai quell'applicazione, poi quell'azienda aveva bisogno di riscrivere un programma fatto in ambiente MS-DOS, allora, per realizzare le ricette di queste materie plastiche, quindi componenti di resine, tempi di reazione e così via. E quindi cominciai a prendere, a impraticharmi con Access, in quel periodo era la versione 95. Arrivato al 1998 mi metto in proprio, apro il mio piccolo studio che si chiama BT, Borroni Tecnologie Informatiche, e comincio a fare un po' di consulenze, un po' di assistenza sui PC e così. A un certo punto vengo in contatto con una società di intermediazione immobiliare che mi commissiona la realizzazione di un programma da fornire ai loro promotori finanziari per la gestione delle posizioni finanziarie dei loro clienti. Io producevo i compact disc, li etichettavo, li spedivo all'azienda madre e loro li distribuivano. Questo fatto in Access XP. Poi il tempo passa, nel frattempo io ho realizzato un'applicazione gestionale che tutt'oggi è la base degli sviluppi che faccio, e arriviamo fino ad oggi. Da una quindicina d'anni il back-end mio preferito, che utilizzo sempre, è SQL Server. Quindi SQL Server da una parte e Access dall'altra, perché mi sono abituato a utilizzarlo, è comodissimo secondo me, molto stabile, scalabile, un sacco di cose che non sto a spiegare. E arriviamo al 2018, anno in cui devo prendere la decisione di appunto implementare la possibilità sull'applicazione che avevo sviluppato, sul gestionale che avevo sviluppato, di poter emettere queste benedette fatture elettroniche, che non sono altro che file XML, che sarebbero entrati in vigore nel 2019. Quindi arriviamo all'applicazione di cui parleremo stasera, che si chiama BT e Fattura, che appunto nel 2018 ho cominciato a sviluppare, e l'intenzione era di fare semplicemente un form o alcuni form che sarebbero stati integrati direttamente nel mio gestionale. In quel periodo un collega della zona mi ha proposto o chiesto meglio, di sviluppare un'applicazione per fare questi file XML prelevando i dati da un gestionale sviluppato da terzi. Allora ho fatto una pensata e mi sono detto: perché devo sviluppare tutto doppio? Quindi il risultato è stato l'interfaccia comune per il mio gestionale e per il gestionale esterno, e la parte SQL invece separata, perché diciamo le basi dati erano
erano diverse. L'applicazione ha un suo database basato sempre su SQL, in modo da non toccare i dati originali. Ci sono tabelle e funzioni all'interno di questo database che si occupano di sincronizzare, di prendere i dati dal database esterno. Questa applicazione di cui vedete una schermata è molto semplice, non è altro che una lista di documenti che viene posta all'utente, che decide quali selezionare e quali generare. L'applicazione non è fatta per visualizzare, stampare o modificare fatture o altri tipi di documenti, perché tutto viene fatto nel gestionario di origine. E quindi si ferma alla generazione dell'XML. Non fa nemmeno l'invio. Quindi, perché? La decisione è stata presa perché i requisiti di sicurezza e di infrastruttura richiesti dall'Agenzia delle Entrate per l'invio sono molto molto stringenti, giustamente, e quindi io, lavorando da solo, non avevo la possibilità di implementarli. Alla fine salta fuori che i clienti comunque hanno ognuno il proprio canale per inviare le fatture elettroniche. Chi ha scelto il proprio portale, chi si appoggia al commercialista, qualcuno invia direttamente con la PEC o i più coraggiosi utilizzano direttamente il portale dell'Agenzia delle Entrate. E quindi l'applicazione, quando ho cominciato a svilupparlo, ho deciso di svilupparla per classi, quindi io faccio un uso piuttosto esteso di classi, e per la generazione, diciamo, la realizzazione dell'XML, l'esportazione, ho deciso di utilizzare la libreria Microsoft XML, la versione 6, che è l'ultima, che è presente su tutte le versioni di Windows da vista in avanti, quindi è attualmente manutenuta ed è ampiamente disponibile, quindi ho deciso di utilizzarla per evitare di scrivere anche quel minimo o meno di codice per realizzare, per scrivere i file. Ho deciso, tra l'altro, poi lo vedremo velocemente nel codice, di utilizzare l'early binding, perché l'applicazione dipende completamente da questa libreria, perché utilizzandola in modo esteso, quindi ho deciso di mettere la libreria direttamente nei riferimenti. Le classi sono state una scelta perché il file XML diciamo che va inviato all'Agenzia delle Entrate è facilmente riproducibile con una struttura di classi. Vediamo, ne apriamo uno. Eccolo qui. Se avete mai visto un file XML, ma anche solo un'infarinatura, il file è composto da contenitori, da tag che si contengono a vicenda. Il più esterno della fattura elettronica è fattura elettronica, poi c'è un tag sottostante che è l'header, c'è il body, poi c'è i dati di trasmissione. Ogni tag ha un tag sottostante fino a raggiungere i livelli più bassi, dove vediamo i dati veri e propri. Questa struttura è molto facilmente replicabile in una struttura di classi, perché le classi possono contenere dati, per esempio questi. Questi dati hanno delle caratteristiche ben precise stabilite dall'Agenzia delle Entrate, quindi per esempio un dato di testo come la denominazione può avere una certa lunghezza, può essere obbligatorio o meno. Dati numerici anch'essi possono avere un certo numero, per esempio, di cifre decimali, possono essere negativi sì o no, possono essere obbligatori o meno. Quindi tutte queste caratteristiche possono essere descritte in una classe per poi effettuare la convalida dei valori. Anche questo è stata una cosa molto comoda, perché scrivendo relativamente poco codice ho potuto realizzare questa funzione.
Quindi la scelta di sviluppare le classi è stata proprio perché l'XML si presta bene ad essere descritto dalle classi. Torniamo un secondo. Purtroppo nell'implementazione dello sviluppo oggetti, quindi le classi che è a disposizione con VBA, mancano alcune cose, come per esempio l'ereditarietà. Quindi ho dovuto trovare un modo per poter fare derivare alcune funzioni di classi madri da classi derivate. Le classi, diciamo, che ho scritto come aiuto durante la fase di generazione sono principalmente due. Questa che ho chiamato XML Helper, questa particella BEF sta per BT e fattura e mi serve soltanto per averle tutte insieme quando l'IntelliSense me le propone, quindi le posso riconoscere velocemente. Questa classe XML Helper contiene al proprio interno tutto quello che serve per la generazione del file XML. Come vediamo qui, contiene una proprietà che si chiama XML element che restituisce un oggetto diciamo derivato dalla libreria Microsoft. Questo oggetto si chiama XML DOM element che deriva dall'interfaccia relativa e mi permette di manipolare XML di ogni singola classe. Le classi, torno alla pagina precedente, sono tante, quindi vediamo una parte, perché ognuna di queste classi realizza una piccola parte dell'XML finale. Quindi tante classi per tanti pezzettini di XML. Ognuno ha le proprie caratteristiche, come dicevo prima, lunghezza, obbligatorietà e altre. E quindi la comodità di averle separate in classi è stata proprio avere del codice puntuale che realizza solo una piccola parte. Questo è l'XML helper, l'abbiamo visto. Purtroppo, come dicevo prima, l'ereditarietà in VBA non è prevista, quindi in testa al modulo di ogni classe io non faccio altro che dichiarare un oggetto che ho chiamato MyBase di tipo XML helper, che mi permette di richiamare tutte le funzioni di gestione dell'XML. Un'altra classe diciamo, di aiuto, che non descrive direttamente l'XML finale, è questa value types, che mi permette di salvare i valori all'interno delle classi contenitore. Vi faccio vedere direttamente perché spiegarlo diventa un po' complicato. Ritorno un secondo all'XML. Sostanzialmente la classe value types mi permette di salvare valori e i valori e le proprie caratteristiche, quindi il valore ID paese del trasmittente oppure il valore di codice sempre del trasmittente, stabilendo la lunghezza, l'obbligatorietà e così via. Se passiamo al codice molto velocemente, vediamo in una classe, eccola qui, la classe codice articolo, vi faccio vedere il pezzo di XML che viene generato. Scendo un po', ecco qui siamo dei dettagli delle linee della fattura elettronica. Per ogni linea di fattura c'è la possibilità di definire un codice articolo che ha due componenti, due valori, il tipo di codice e il valore del codice vero e proprio. Questa classe, che ho chiamato codice articolo, BefType codice articolo, contiene, come dicevo prima, un oggetto dichiarato a livello di modulo che si chiama MyBase di tipo XML helper. Durante la fase di inizializzazione della classe istanzio MyBase con la classe helper e dichiaro il tag che dovrà essere generato da questa classe, quindi codice articolo. Vediamo velocemente le due classi, l'XML helper è questa.
non vi sto a annoiare con tutto il contenuto, ma la parte interessante appunto è, eccola qui, la proprietà XML element, che restituisce un oggetto di tipo XML DOM element rilasciato dalla libreria Microsoft. Questo è il punto all'interno di tutte le classi in cui genero l'oggetto Microsoft. Mentre invece la classe ValueTypes contiene al proprio interno tutto quello che serve per descrivere i valori, quindi il valore stesso, di tipo variant perché può essere stringa, numerico o data, e tutta un'altra serie di informazioni, come dicevo prima, sulla lunghezza, sul fatto che possa essere obbligatorio o meno, sul numero di decimali per i valori numerici, valore minimo e valore massimo, tutta una serie di informazioni. Questa, la value types, viene utilizzata all'interno delle classi vere e proprie. Quindi dopo aver inizializzato la mia MyBase, creo una collection di oggetti all'interno della quale infilerò le varie istanze di value types. In questo caso siamo in codice articolo, come abbiamo visto nell'XML abbiamo due valori, tipo e codice valore. Io non faccio altro che creare due oggetti con le informazioni codice tipo e codice valore. Mi sono scritto una funzione che mi rilascia un oggetto di tipo value types inizializzato con queste informazioni. In questo caso siamo sono due variabili tipo stringa, questo è il loro tag, questa è la loro descrizione. A volte la metto un po' più prolissa perché deve essere vista dall'utente finale, in questo caso si capisce bene. Questa è la lunghezza minima, questa è l'obbligatorietà e questo è diciamo, il set di caratteri Unicode di cui la stringa deve far parte per essere accettata dall'agenzia. Perché tanto per fare le cose più semplici, l'agenzia delle entrate, a seconda del tag che viene inviato, restringe o amplia il set di caratteri che può essere utilizzato per quel dato tag. Quindi questo qui non è altro che un'enumerazione che utilizzo a seconda dei momenti, sapendo il tipo di codice, il tipo di variabile che deve essere rilasciato. Vi faccio vedere proprio velocemente come funziona l'applicazione perché sono saltato direttamente al codice. Allora, come vi dicevo prima, l'applicazione può funzionare in due modi. In modalità standalone, può essere lanciata autonomamente dagli utenti che utilizzano il database sviluppato da terze parti, per cui ho preparato l'interfaccia, diciamo. Mentre la stessa applicazione, lo stesso forum, può essere aperto dall'interno del gestionale che ho sviluppato io, senza modificare nulla. Questa che vediamo è l'interfaccia aperta in modalità standalone, e mentre questa è l'interfaccia aperta dal mio gestionale. Qui ci sono un po' di menu e da uno di questi si può aprire l'interfaccia. Vi faccio vedere proprio quello che vede l'utente. Come dicevo prima, questa applicazione ha un database proprio, in modo da non toccare i dati di origine, quindi con una fase di sincronizzazione i dati vengono letti dal database sottostante, dal gestionale che sia l'uno o che sia l'altro, vengono riportati nel DB SQL locale e disposti in modo che io possa utilizzarli poi per la fattura, per generare la fattura elettronica. Quindi c'è una fase di sincronizzazione, l'utente preme sincronizza, appare questo form senza frame. Io ho messo un po' di ritardi all'interno della sincronizzazione in modo che sia visibile. Come vedete, Access non entra in modalità di non risponde, diciamo così. Questo perché il form, diciamo, la fase di sincronizzazione avviene in modo asincrono, ovvero io lancio la procedura SQL,
rilascio immediatamente la connessione, quindi la disponibilità ritorna immediatamente ad Access, che apre questo form con la progressione e in modo temporizzato chiede ad Access di informazioni sullo stato della progressione. La rilancio, come vedete avviene ogni secondo circa, perché ho messo una pausa di un secondo tra una fase e l'altra. Il form richiede a che punto sei, SQL risponde con le percentuali e man mano che passa il tempo io visualizzo il timer e con dei JPEG preconfezionati che simulano questo elemento circolare che si muove, si ha questo effetto, in modo che l'utente attende più volentieri il tempo, anche se di solito non è così lungo, e in più Access non bloccandosi, l'utente non è tentato di cominciare a cliccare da diverse parti. Ora io chiudo le applicazioni eseguibili, questa è la parte gestionale, funziona nello stesso modo. Vi faccio vedere una generazione da questa parte, la sincronizzazione è già avvenuta. Ok, si è fermata perché durante le fasi di validazione si è accorto che ci sono errori, quindi chiede all'utente che cosa fare. Io cliccando sul documento che ha errori, vedo gli errori, in questo caso c'è un problema con una partita IVA. Io gli dico di continuare, così vediamo la generazione finita. Ok, c'erano altri documenti generati con errori e l'applicazione, una volta che ha, diciamo, generato i file XML, non fa altro che aprire l'Explorer di Windows alla cartella in cui la generazione è avvenuta e quindi l'utente vede i file. A questo punto l'utente finale apre il proprio portale e invia i file all'Agenzia delle Entrate. Ok, questa la chiudiamo anche questo. Poi in queste caselle che sono diventate arancione l'utente metterà le date di accettazione in modo che non siano più presenti nelle fasi successive. Come dicevo prima, la value types serve per la gestione dei valori e delle convalide, quindi una volta che io ho creato le mie variabili durante la fase di generazione viene fatta una convalida dei valori in modo da evitare che l'utente sia costretto a inviare i file, aspettare la convalida dell'Agenzia delle Entrate e sentirsi dire magari dopo 2 giorni che il file non è valido. Invece, prevenendo la cosa, l'applicazione è in grado di fare la maggior parte delle convalide e in modo che il file che venga inviato ci sia una ragionevole certezza che venga accettato. Alcuni controlli non possono essere effettuati, quali per esempio la validità di una partita IVA. Se un codice di partita IVA è valido formalmente ma è inesistente negli archivi dell'agenzia, io non posso saperlo, quindi la convalida passa, ma l'agenzia rifiuterà, diciamo, di accettare il documento. Praticamente, dicevamo, la struttura di classi che avete visto proprio brevemente prima funziona in modo molto semplice. C'è una classe capostipite che ho chiamato fattura elettronica, che al proprio interno comincia con fattura elettronica header, fattura elettronica body, e all'interno di queste man mano ci sono le istanze delle altre classi. Come dicevo prima, ogni classe rappresenta il proprio pezzetto di XML. Quando viene istanziata la fattura elettronica iniziale, la classe iniziale, questa non fa altro che richiedere alle classi sottostanti di rilasciare il proprio XML element tramite l'XML helper con nome MyBase per accodarlo al proprio. Praticamente ogni classe rilascia alla classe superiore il proprio element
e la classe superiore lo accoda al proprio e lo rilascia alla classe ancora sopra, fino ad arrivare alla classe capostipite, che è appunto la fattura elettronica. Questo avviene per ogni documento da generare. Questo che vediamo è l'albero delle classi, che diciamo, raggruppa tutta la struttura. Come dicevo prima, la fattura elettronica è rappresentata dall'oggetto capostipite BEF fattura elettronica. All'interno di questa ci sono i vari elementi, fino ad arrivare ai valori veri e propri. Quindi fattura elettronica richiede man mano di generare gli elementi XML, le classi sottostanti li restituiscono e finché diciamo tutta la cascata di chiamate termina e la classe iniziale ha al proprio interno diciamo, la somma di tutti i pezzetti XML generati dalle sottostanti. Il vantaggio di sviluppare per classi, in questo caso, secondo me, è stato, prima di tutto, il risparmio di codice. In secondo, perché, per esempio, l'XML helper viene utilizzato da ognuna di queste classi e quindi tutto il codice che io avrei dovuto riduplicare all'interno di queste, invece sta in un singolo, in un singolo modulo di classe. In secondo luogo, il vantaggio delle classi è che mantenendo moduli di dimensioni piccole è più facile trovare errori o fare nuove implementazioni. Come dicevo prima, ogni classe, diciamo ogni fattura elettronica è rappresentata dalla classe capostipite fattura elettronica. Ovviamente ci vuole qualcosa che generi, che cominci, diciamo così, la creazione delle istanze di fattura elettronica. Quindi ho scritto una classe generatrice che si chiama generatore fatture, con molta fantasia, che non fa altro che richiedere al database sottostante l'elenco degli ID fattura delle fatture da generare, le fatture che l'utente ha selezionato. Una volta che ha al proprio interno questo elenco, per ogni singolo ID crea un oggetto fattura elettronica a cui viene passato l'ID e da lì inizia la cascata di chiamate. Quindi con un ciclo vengono create tante fatture elettroniche quanti sono i record restituiti dal database. Vi faccio vedere allora all'interno del codice. Volevo mostrarvi riguardo al risparmio di codice la differenza tra questa classe, siamo ritornati alla codice articolo che vedevamo prima, tra questa classe e la stessa scritta senza, per esempio, l'utilizzo dei value types, quindi senza, diciamo, demandare all'esterno il salvataggio dei valori e le convalide. Qui abbiamo la versione che ho mantenuto precedente, dove in testo ho dovuto dichiarare diciamo, i contenitori dei valori. Essendo due, sono solo due, sono codice tipo e codice valore, come abbiamo visto prima. In più c'è la propria, eccola qui, la funzione di convalida, che se non avessi utilizzato i value types dovrebbe essere presente. Se io l'avessi fatto per ogni classe, per ognuna di queste classi, avrei dovuto riscrivere questo codice per ogni classe. Per vedere proprio in modo molto empirico il risparmio di codice, vediamo quante righe di codice ho scritto. Questa è la versione old e ha 316 righe, mentre la versione attuale, se io vado in fondo, ha 248 righe. Solo per due diciamo, valori all'interno della classe.
Se io riporto questo per classi, per esempio, che contengono tutti questi valori, quindi contengono 5, 6, 10 valori, si capisce al volo che il risparmio di codice è tanto. Qui per risparmiare ulteriormente, appunto, mi ero scritto delle funzioni che rilasciano l'oggetto value types e gli passano i valori. Avrei potuto scrivere manualmente l'inizializzazione. Il vantaggio delle funzioni, di aver scritto la funzione, è che, per esempio, in questo caso io ho bisogno di un valore di tipo stringa, io devo compilare tutti questi campi che sono necessari per la gestione di valori di tipo stringa. Mentre se io vediamo, questa è la funzione che appunto crea value types e inizializza tutti i parametri e li riporta all'interno della funzione di inizializzazione del valore. Mi sono scritto semplicemente 3 funzioni, una per il tipo string, uno per il tipo numero, uno per il tipo data, e a seconda del tipo i parametri da passare sono diversi. Per esempio, per i tipi numerici ho il minimo decimali, massimo decimali, se può essere, se sono consentiti negativi o meno, quindi io ho la certezza, usando questa funzione, di non dimenticare un pezzo, anche se poi chiaramente andrebbe in errore durante le fasi di test, quindi ok, diciamo il codice rimane più sintetico e più pulito sicuramente. Ok, questa è la funzione di sincronizzazione che avrei dovuto farvi vedere all'inizio. Come dicevo, questa è diciamo, la parte di codice che richiama la sincronizzazione delle tabelle, rilasciando immediatamente diciamo, il controllo a SQL Server. Questi due parametri vengono aggiunti, devono essere aggiunti alla fase di chiamata, quindi anche se la procedura, in questo caso la SyncTable PT, dovesse impiegare 50 secondi, 1 minuto, 10 minuti, il controllo viene rilasciato immediatamente e Access non si blocca. Una volta effettuata questa, dopo la chiamata, viene aperto quel form che abbiamo visto prima e con una serie di chiamate e il beneamato do events impedisce il blocco dell'interfaccia. Ok, visto che abbiamo ancora qualche minuto, volevo parlarvi di come ho realizzato l'accesso al database sottostante. Questa cosa vale sia che il database sia di tipo SQL che il classico MDB o HDB di Access. Gli oggetti che ho utilizzato sono gli oggetti ADO e per reperire i dati e per fornire l'origine ai form o ad altre strutture all'interno delle maschere, ho utilizzato i record set. Quindi praticamente all'interno dell'applicazione non ci sono tabelle collegate di Access. Ve lo mostro uscendo di nuovo. Eccoci qua. Come vedete non ci sono tabelle collegate, l'unica tabella fatta da me è quella per la gestione del ribbon, per piccolo che sia. Quindi tutti quei dati che vediamo qui, o per esempio il contenuto di questa combo, deriva direttamente dal SQL sottostante tramite un record set. Praticamente come funziona? Come dicevo prima, utilizzo oggetti ADO e in particolare i record set per reperire i dati. Per fare la connessione al database sottostante utilizzo l'oggetto ADO Connection, che viene fornito appunto ai record set durante la fase di apertura. Le informazioni della stringa di connessione necessaria per aprire la connessione stessa sono memorizzati all'interno di un file che sta nella cartella dell'applicazione, che ho chiamato BTE Common, un file INI, un file di testo semplicissimo, all'interno del quale ho infilato
le informazioni per la connessione. Lo vediamo velocemente. Eccolo qui. Io ho due stringhe di connessione, una per il mio gestionale e una per la fattura elettronica. Vedete che ha il prefisso BEF. La stringa di connessione sostanzialmente è una stringa di connessione semplicissima per SQL Server, potrebbe essere appunto anche per un database di Access. Ho lasciato all'esterno della stringa di connessioni i dati del driver ODBC o del provider OLEDB che intendo utilizzare, in modo da non dover duplicare le stringhe. Io praticamente scrivo, leggo anzi la stringa di connessione con una funzione, chiedo il tipo di connessione che voglio, se OLEDB o ODBC, e sulla base di queste informazioni la funzione non fa altro che concatenare in modo appropriato le informazioni e mi restituisce la connessione aperta. La funzione vera e propria che mi rilascia la connessione si chiama BEF Connection. Io posso passare una serie di parametri a secondo di quello che mi serve, e questa connessione, questa funzione, scusate, chiama una procedura che io ho in una libreria esterna scritta sempre con Access, è un file MDE, che non fa altro che leggere l'informazione dal file INI e rilasciare la connessione. Per esempio, siccome nel form utilizzo sempre connessioni tipo LDB, quindi io per creare la mia connection utilizzo la stringa di connessione di tipo OLEDB. Questo non è altro che un'altra funzione, vediamo, eccola qui, che mi rilascia la stringa di connessione che abbiamo visto prima, più i dati del provider OLEDB. Quindi rivediamola, questa è la stringa di connessione e questo è il nome del provider OLEDB. Quindi io, anche a seconda delle installazioni presso il cliente o l'utente finale, a seconda dei driver installati e del backend utilizzato, non faccio altro che modificare la stringa di connessione e l'applicazione non deve sapere nient'altro. A maggior ragione questa che non ha nessuna tabella collegata. Altre applicazioni che ho realizzato come il mio gestionale hanno e come le tabelle collegate Access, e utilizzo questo stratagemma per esempio per fare il ricollegamento quando passo aggiornamenti al cliente, quindi devo trasformare le connessioni al mio ambiente di sviluppo all'ambiente di produzione finale. Ok, come dicevo, quindi è molto comodo perché in questo caso si possono utilizzare sia per i form che per le combo box e le list box nel caso fossero presenti. Ho scritto proprio in due parole vantaggi e svantaggi di questo sistema. Ho riportato prima gli svantaggi perché sono meno e non mi piace vedere la fine. Allora, gli svantaggi sono sicuramente che i record set non possono essere utilizzati all'interno dei reports, quindi se abbiamo dei reports dobbiamo per forza avere o una tabella collegata o una query pass-through, per esempio, per accedere direttamente al database SQL sottostante utilizzando l'ODBC. Un'altra cosa, per esempio, che ho notato è che la proprietà dirty del form non funziona correttamente quando vengono utilizzati i record set. Questo ovviamente è una scocciatura, ma lo si può bypassare il problema andando ad ispezionare direttamente le proprietà all'interno del record set vero e proprio. Quindi questo vuol dire che noi possiamo realizzare form editabili che sono
che utilizzano record set come, diciamo, come base per l'origine dei dati. Questo, diciamo, della proprietà dirty non è l'unico malfunzionamento, ce ne sono altri molto piccoli che in alcuni casi si presentano, come per esempio quando l'utente fa un undo e quindi devono essere riportati i dati precedenti, a volte c'è qualcosa che non funziona in modo corretto. Sarebbe bello che, visto che la possibilità di associare record set ai form diciamo, è possibile, sarebbe bello che funzionassero in modo corretto. Magari qualcuno dell'Access Team verrà sollecitato da qualche bravo MVP e gli farà presente questa cosa. Sicuramente. Allora, i vantaggi dal mio punto di vista sono, come dicevo prima, la non necessità di ricollegare le tabelle di Access una volta che si fa la distribuzione finale dell'applicazione. Quindi io consegno al cliente il mio file, lo metto nella directory finale, lui lo avvia e l'applicazione funziona senza necessità di fare nessun altro controllo. Questo è sicuramente una comodità, purtroppo, come dicevo prima, non si può sempre fare, in molti casi le tabelle collegate, anzi nella maggior parte dei casi le tabelle collegate sono necessarie, quindi il controllo va fatto comunque, però in un caso come questo dove sostanzialmente l'utente non deve modificare, se non in piccolissime parti, i dati presenti nei form, quindi i form sono in sola lettura, questo sistema funziona egregiamente. Come abbiamo visto prima, i record set possono essere come base, come origine dati sia di forms che di altri controlli che supportano le origini dati sostanzialmente. Una cosa molto comoda che secondo me è da notare è la possibilità di chiudere la connessione dopo aver letto i dati, sia per i form che per le combo o list box. Quindi io assegno il mio record set, Access popola l'elenco di record da mostrare, che sia su un form che sia su una combo. Appena fatto questo io chiudo la connessione e tutte le risorse verso SQL Server vengono rilasciate. Questo è molto comodo perché facendo invece per esempio la lettura da una tabella collegata, se i record sono tanti, può capitare che Access faccia la prima lettura dei record che si vedono, giustamente non leggere tutti i record. E questo comporta il fatto che la connessione rimane aperta e a volte la tabella sottostante viene bloccata, quindi in un ambiente multiutente potrebbe creare un po' di impicci. Quindi la possibilità di chiudere è molto comoda. Ultima cosa, la possibilità di eseguire SQL, codice SQL direttamente verso il server, come per esempio per eseguire store procedure. Queste, se non si utilizza la connessione ADO, in genere, se non si utilizza l'oggetto command, bisogna concatenare tutto il codice SQL, compresi i parametri, avendo cura di controllare, per esempio, che per le stringhe non contengano apici, altrimenti mancano le corrispondenze, oppure i numeri, se hanno dei separatori decimali, devono essere punti e non virgole. E quindi bisogna fare un po' di controlli, mentre utilizzando gli oggetti command direttamente direttamente chiamando le procedure, ci pensa l'oggetto stesso a formattare in modo corretto i parametri. Questo è quanto, ho corso un po', sono arrivato un po' presto, se adesso avete domande o critiche o qualcosa che non vi piace o qualcosa che volete sapere, dite pure. Grazie Matteo, Grazie presentazione chiara Alessandro. e tranquilla. Comincio io. Dunque, Vai. l'interfaccia pulita, essenziale, la trovo piacevole.
È carino anche il vezzo della barra di progresso circolare. Sì, e quello ci ho Sembra impiegato un po' quasi a farlo. realistica, nonostante siano JPEG. Anche il codice è ben formattato, chiaro, pulito, e a volte fin troppo verboso, ho Sì, sì, visto. esatto. Sì, ultimamente sono sul verboso andante perché io ho la tendenza a fare, a commentare poco. In questo caso mi sono forzato a farlo Mm, perché la cosa diventava mhm. un po' Eh sì, importante, tanti e sì. tante classi e poi si fa presto a perdere un po' il filo. Ho visto pochi commenti, infatti. Odio particolarmente i numeri di riga, ma vabbè, quelli sono, i numeri di linea sono stile personale. Trovo coraggiosa la scelta di frantumare il modulo XML in tanti microcomponenti per poi dedicare una classe a ciascun frammento. Cioè, mi sa proprio di tanto lavoro anche per coordinare poi tutti questi frammenti per generare il documento finale. Sì, Eh, Credo che dimmi, scusa. come vantaggio ci sia proprio la modularità stessa, nel senso, adesso non so quanto spesso possa capitare, ma se il formato e il layout della fattura cambia, immagino che in questo modo sia molto più semplice riuscire Esatto, a esatto, stare appresso è proprio ai quello. cambiamenti. Infatti, Mm. proprio quello è uno dei vantaggi. E tra l'altro mi sembra un ottimo esempio di applicazione in cui le classi, come hai sottolineato più volte, giocano un ruolo pressoché insostituibile nella gestione, nella manutenzione del codice. Io poi amo le classi in maniera particolare, le uso anche quando non servono a niente, anche quando non servirebbero. Quindi apprezzo molto questa tua soluzione. Sì, Ci sono dimmi. domande o commenti? Scusa, Matteo, ti ho interrotto, volevi dire qualcosa? No, volevo solo fare due precisazioni. Uno, i numeri di riga non li sopporto nemmeno io. Infatti, durante la fase di sviluppo, non ci sono. Poi io faccio girare Mm. un codice che mi sono scritto per inserire la gestione degli errori e il numero di riga. Il numero di riga mi serve proprio durante la fase di gestione dell'errore in modo da avere una Mhm. indicazione esatta di dove è andato in errore, altrimenti sarebbe l'apoteosi. Quindi io non ci penso neanche di inserire a mano i numeri di riga, sono una No, scocciatura quando figurati. devi spostare così e alla fine della fase di sviluppo li faccio inserire in modo che quello che distribuisco, questa funzioncina che si chiama log errori, se succede che va in errore, almeno mi scrive in un file esterno Mm. informazioni sulla Vabbè, procedura e anche la ragionevole, riga. Questo. ragionevole. Solo lì, perché altrimenti, certo, ti rovina l'indentazione. Sì, non sono proprio Sì. il massimo del moderno, Distrazione. tra l'altro. Sì, esatto. Solo Sì, no, che, io ci lavoravo il GPU Basic sì, sì, esatto. nell'84, ci lavoravo. Infatti. Quindi, domande, commenti? Nessuno? Sì, avrei una domanda se posso. Ero sicuro. Certo che sì. Vai, vai, Matteo, vai, innanzitutto vai. complimenti per l'ordine, per l'idea, c'è tanto lavoro dietro e si vede. Dunque, io tra le prime cose che hai detto hai, diciamo, parlato della mancanza del collegamento con l'Agenzia delle Entrate. Sì, Io sono sempre stato curioso perché io faccio fatture in quanto sono libero professionista, quindi mi sono sempre detto, ma ho un piccolo database fatto da me per me, mi sono sempre sì. detto, ma questo collegamento chissà quanto è realmente complesso, ma tu hai trovato un muro nel senso di tipo informatico o semplicemente una questione di competenze o di altro? Allora, guarda, il problema principale è, ma in quest'ambito come in tutti gli ambiti, quando si entra in contatto con l'Agenzia delle Entrate, non voglio far polemica, ma è la documentazione. La documentazione è scarsa. All'inizio ho avuto difficoltà anche a trovare documentazione proprio sulla formattazione dell'XML, che cosa dovevo mettere nell'XML. Ancora di più riguardo i canali di trasmissione.
che comunque richiedevano una connessione sempre presente. Intendo, avrei potuto, per esempio, una delle opzioni è inviare questi file XML direttamente con una PEC. Quindi io faccio un'email, avrei potuto generare un'email contenente un file zip, contenente i file XML, e questo invio può essere fatto a un indirizzo particolare. L'Agenzia delle Entrate adesso non saprei dove andare a reperirli, però ci sono degli indirizzi che l'agenzia mette a disposizione, e quindi loro prendono il file zip, lo spacchettano, prendono l'XML, questo è quanto. È la stessa Oppure, cosa. In realtà il feedback immediato ti mancherebbe poi quel esattamente, pezzettino. esatto, ci sarebbe prima di tutto il problema Mm, di verificare che l'email sia partita veramente. Poi io mm. devo ricevere un'email di ritorno. Con che cosa la ricevo? Se il cliente mi chiude Outlook o qualsiasi cosa che io mi sia inventato, non ricevo i dati di ritorno. E quindi diciamo, e la PEC è il sistema più semplice. Poi c'è mi pare web app, c'è FTP, ma per esempio anche l'FTP in sé potrebbe essere una cosa di una semplicità banale, solo che l'agenzia, devono avere la certezza che tu stia ascoltando per poterti inviare i dati di ritorno. Devi avere requisiti di sicurezza di un certo tipo, e quindi diciamo, il muro contro cui mi sono scontrato, prima di tutto, è non sapevo dove andare a trovare informazioni precise su come fare questo Documentazione, invio. certo. Esatto, che non fossero la PEC. E qui, per esempio, non mettono a disposizione neanche un ambiente di prova. Tu non è che puoi registrarti da qualche parte e dire, ok, per un mese Sì, sì. provo a fare degli invii, mandatemi di ritorno, se il documento è arrivato, se non è arrivato, se era valido, niente. Quindi Devi fatturare. sì, esatto, devi fatturare, andare sul portale di qualcun altro, provare a inviare, ma questo, quindi a No, quel non è. punto quando mi sono accorto che la cosa stava diventando troppo lunga e sarebbe stata anche impossibile da tenere in piedi, perché sinceramente mettere in piedi È un un peccato server, però. sì, è un vero peccato, Mm, perché mm. sarebbe stato diciamo, è proprio la parte che manca. Però ecco, io ti do del tu, Sì, sì. i clienti, gli utenti che usano questa applicazione, già prima di averla avevano indicazione su come dovevano farla, e generalmente l'indicazione arrivava dal commercialista, che arriva dall'alto e dice: tu devi usare questo portale perché altrimenti non funziona più niente, io non le vedo. Ecco questo, quindi anche se io avessi fatto qualcosa per farlo automaticamente, loro non avrebbero voluto usare, e tutti sono così, tutti sono così. Quindi alla fine della fiera a loro basta qualcosa per generare i file, e poi loro li prendono e fanno, diciamo, fanno la fase di invio sui loro portali, oppure li affidano direttamente al commercialista, dipende. Perfetto. Bene, altre domande? Te la faccio io una domanda più tecnica. Dimmi. Il fatto di avere i dati di connessione su un file separato, nessuno ti ha mai fatto problemi di sicurezza? No, Dove sta questo file? in realtà Dove no, sta esattamente? il file sta in una cartella che vediamo subito. Vediamo di chiudere un po' di roba. Questo è il file, sì, la cartella generata. Vediamo. Qui. Qui ci sono altri file, c'è il file vero e proprio, il gestionale, Mhm. cose varie, e c'è il file Quindi sta contenente nella cartella informazioni. È dell'applicazione. nella cartella dell'applicazione, però qui all'interno, oltre il nome del database, non c'è niente, Mhm. perché io non utilizzo password o nomi utenti, non ci sono. Utilizzo la connessione trusted, quindi ci pensa o il domain controller o il PC, perché capita, ho clienti che utilizzano tutto sul proprio PC, SQL Server in locale, funziona benissimo, e non ci sono, diciamo, ovviamente c'è il nome del server e il nome del database, però Mhm. sul Ma database
le autorizzazioni sono applicate, quindi certo è una cosa visibile. Se fosse un file binario o all'interno di Access stesso, sarebbe, diciamo, un po' più mascherato. Questo Sì, sì. infatti. Io non me intendo molto di questa storia, ma il fatto che ci sia una connessione trusted vuol dire che se uno in qualche modo arriva a questo file si può collegare al database. No, allora, la connessione trusted significa che SQL Server autentica l'utente di Windows. Quindi se tu fai parte di un dominio, per esempio, Ok, e fai il ok. login sul dominio, e ovviamente il SQL Server deve essere nell'ambito installato su una macchina in dominio, riconosce l'utente sulla base del login fatto autenticato Quindi dal domain controller. Quindi ok, le, quindi l'utente, diciamo, non la macchina. non la macchina, no, no. Ok, E ok. all'interno del database di SQL tu puoi arrivare a dare autorizzazione all'utente al singolo campo, che è una cosa paurosa, però si può fare. Mhm, mhm, ok. Eh, Vabbè, questo è totalmente fuori dal mio campo, per cui diciamo, magari la domanda era anche stupida. in questa, no, no, assolutamente, più che legittima. In quest'ambito, per esempio, il SQL Server è un'altra cosa rispetto ad Access, Ah, beh, perché questo lo so anch'io. questo, ovvio, diciamo, è una Questo lo delle so. varie cose. Però Mhm. io sono contentissimo di sviluppare in Access, ho Mhm. avuto l'occasione in questi anni di fare qualche incursione in ambiente .NET, ho sviluppato magari qualche controllo in VPF, sempre con Mhm. VBNet, per questioni di interfaccia, volevo sperimentare così, ma a un certo punto capita che Microsoft dice, sì, vabbè, però VPF lasciamola lì un attimo. In realtà, quindi, Sì. il risultato è che Access, bistrattato e tutti dicono che è sul binario morto, assolutamente non vero, e E vabbè, qui altre, sfondi porte aperte. esatto, invece altre tecnologie Microsoft che erano punte di diamante sono lì, diciamo, per non Esatto. lasciarle morire proprio, le hanno rese di pubblico dominio, ma se non ci fosse una community dietro non ci sarebbe sviluppo. Sì, sì, vabbè. Questo Quindi è un discorso molto, molto discusso, molto popolare, sì, sì, esatto, sempre molto molto attuale. popolare. Va bene. Comunque, bene, se non c'è nient'altro, io ringrazio Matteo, Grazie a grazie. voi. Se vuoi riprendere lo E, schermo. ok, allora, per quanto riguarda il mese prossimo, dicembre, anche stavolta, contrariamente alle previsioni, avremo un appuntamento il 9 dicembre e sarà proprio Marco Morfini, a proporci una presentazione che si prospetta davvero interessante. Per voi Marco è un nome nuovo, io ho conosciuto Marco nel 2013, quando mi ha intervistato per un lavoro, per indagare se davvero ci capissi qualche cosa di VBA e magari a dicembre ci racconteremo insieme questo aneddoto che ha un lato drammatico e un lato divertente. Di Marco posso dire che è un pazzo scatenato. Lui non progetta e non programma, lui ha delle visioni che poi riesce incredibilmente a mettere in pratica. Gli ho visto fare cose che cui nemmeno io, che tanto sano non sono mai stato, avrei mai potuto concepire. In questa occasione ha avuto un'altra delle sue visioni e sta riuscendo a concretizzarla anche stavolta. E voglio sbilanciarmi un po' dicendo che secondo me questa presentazione avrà una certa risonanza nel mondo Access, perché a mio parere, da quel poco che ho potuto vedere, si tratta di roba grossa. Ma lascio a lui il microfono così potrà dirci lui stesso cosa ci racconterà il mese prossimo. Marco, grazie per essere qui, a te la parola. Ma figurati, sempre troppo buono, né troppo generoso nelle parole. Dunque, io nasco, diciamo, operativamente circa 25 anni fa in ambito di ingegneria, poi lascio l'ingegneria per dedicarmi pienamente al mio lavoro e alla mia passione, che è Access ed Excel, diciamo così, i due mondi con cui io mi mantengo, ecco. In particolare, senza, diciamo, troppi racconti sulla mia persona, vi voglio raccontare questa, diciamo, nuova esperienza
che con l'aiuto di Alessandro cerco di condividere con voi. Che cosa è successo? Dal 2023 Access 365 ha consolidato un nuovo componente, quindi non parliamo di componenti aggiunti, parliamo proprio della dotazione base di Access, che è il componente web browser della Edge, quello con tecnologia che abbandona l'Explorer e si porta sul Chromium, se dovrebbe essere. Questo tipo di tecnologia è estremamente interessante perché dà praticamente la potenza HTML5, dà la possibilità di utilizzare il Java, di passare dal sincrono all'asincrono, insomma dà una potenza impressionante a quello che è la parte, diciamo, oltre che grafica, da applicare su una maschera, ma anche squisitamente operativa, quindi dà la possibilità di approcciarsi a un codice molto più potente, con delle librerie molto più potenti. Che è successo però? Che contemporaneamente al rilascio di questo oggetto è stato in realtà inibito il controllo del link. Prima chi ha usato qualche volta i vecchi componenti, noi intercettavamo praticamente il link su qualsiasi tipo di oggetto della maschera e riuscivamo ad agganciare, a capire cosa l'utente avesse cliccato sulla maschera. Ecco, è stato inibito questa cosa, non esiste più un qualcosa che possa far capire al nostro codice VBA cosa è stato cliccato e quindi per un bel po' di tempo mi sono guardato il componente sulla maschera senza riuscire a capire come potessi utilizzare tutta questa potenza, fino a che, diciamo, mi è venuta un'idea, che poi, diciamo, sarà il cuore della discussione del 9 dicembre, e vi mostrerò come in realtà si può intervenire in ingresso ed uscita, quindi capire, cioè il VBA riesce a capire senza timer, quindi senza cose particolari, in modo molto semplice, riesce a capire cosa è successo sulla pagina web e la pagina web riesce ad avere da Access e quindi dal VBA tutte quelle che sono gli- i pezzi di blocchi di codice, quindi possiamo fare gestionali completi, possiamo fare grafici avanzati, possiamo fare qualsiasi tipo di cosa utilizzando anche la potenzialità dell'asincrono, quindi possiamo creare un'istanza sull'intelligenza artificiale, possiamo collegarci con server esterni, possiamo fare tutto quello che Access purtroppo ha, diciamo, come blocco, ha come difficoltà. E quindi il connubio tra questi due mondi genera qualcosa che secondo me è veramente straordinario e su cui vale la pena forse porre un pochino di attenzione in più, diciamo. Grazie, grazie. Credo che credo anch'io che sia abbastanza straordinario. Vi suggerirei quindi di essere presenti al meeting perché, ripeto, secondo me questo avrà una certa rilevanza nel prossimo futuro e voi potete dire io c'ero. Ok, grazie ancora. Concludo con il solito invito a fare gli avanti. Non è necessario parlare di un'applicazione particolare, di una tecnica avanzatissima. Vi ricordo che nel nostro primo incontro parlammo di relazione uno a molti tra maschera e sottomaschera, quindi un argomento non proprio avanzato, che tuttavia, almeno a mio parere, il nostro Filippo riuscì a rendere interessante per certi aspetti. Comunque è un'occasione di crescita professionale. Non dimenticate che noi siamo pochi qui, ma la registrazione viene vista da centinaia di persone in tutto il mondo, visto che tutti i nostri video sono sottotitolati in italiano e in inglese, quindi è comunque una bella vetrina internazionale. Bene, chiudiamo qui l'incontro di oggi. Grazie ancora Matteo, grazie Marco, Grazie a voi. grazie a tutti voi e ci vediamo il 9 dicembre.